Ferry Wheels Press 85 millilitri, non è quello da 38 che è più sottile, questo è proprio un'ampolla, una boccia, però l'imboccatura, nonostante sia un calamaio più generoso, l'imboccatura resta quella, e alcune penne, viene in mente anche, non so, l'Aurora Talentum, che non è la più grande, ci passa così a filo che insomma qualcosina di più forse si poteva fare, visto che stiamo parlando di un calamaio da 85 mm. A proposito del calamaio, sapete che Ferris Wheel Press propone due tipi, due volumi, quello da 85 mm e quello da 38. Quello da 85, che non mi capita spesso di presentare, ha anche un packaging, una proposta dal punto di vista così della presentazione del prodotto ancora più ricca. Non c'è solo la scatola di cartone piatta e colorata, ma come vedete una bella ampolla nel suo sacchetto di velluto con inciso il nome del produttore in un cilindro di cartone ancora più curato. Insomma, anche l'occhio vuole la sua parte. Il colore della piccola Robinia, la tinta, partiamo da questo. Come vedete, innanzitutto sul collo del calamaio l'inchiostro è abbastanza liquido, è un inchiostro che se fosse un vino si direbbe bevarino. Non voglio usare il termine evanescente, ma questa base acqua di cui è composto l'inchiostro traspare tutta, anche proprio nel vederlo, non lascia orli, non lascia un bordo disco, è un inchiostro abbastanza oppure scarsamente denso, ecco, mettiamola così. Dal punto di vista della tonalità, sì, è un viola che a seconda della carta sulla quale lo stendiamo e a seconda del pennino, e di questo parleremo dopo, si comporta in maniera diversa. Ho cominciato con una carta di un blocco economico, una rigatura 1R, che tra l'altro apprezzo particolarmente per la grafia, e con il pennino sottile della Montblanc Noblesse Oblige, la tonalità è quella, è centrata, però risulta anche un inchiostro scarsamente leggibile nel quotidiano, utilizzabile. Poi spero con questo di non offendere nessuno, per carità, ma di non essere neanche troppo deciso in un parere personale, nel senso che non è un inchiostro che io utilizzerei, è troppo spento da una parte, un po' evanescente dall'altro. Insomma, non è certo quel che si può dire un inchiostro carico, un inchiostro saturo, tutt'altro. Questo significa anche che finché siamo su rigature così leggere come quella di questo blocco, ad esempio, su una carta anche avoriata che, come vedete, spegne ulteriormente le velleità di questo viola, ancora riusciamo a leggerlo. Su una carta quadrettata o con una rigatura più fitta, magari anche una rigatura più decisa, le cose peggiorano, quindi non lo consiglierei a me stesso e non lo consiglio, insomma, neanche agli altri. Dicevo che è un inchiostro che cambia il comportamento a seconda della punta del pennino. Sì, ho avuto modo di provarlo con pennini più larghi, con anche questo della Pelican che sto usando, questo 140, ma anche con un pennino B di Montblanc. Le cose vanno leggermente peggio perché il flusso dell'inchiostro e la sua composizione, che abbiamo detto non è particolarmente viscosa, si distribuiscono in maniera non omogenea sul pennino e ne risulta un tratto un po' spatasciato, diciamo così, nel senso che sembra rinforzato sul contorno, perché di fatto lo è, perché c'è più pigmento, e al centro invece, essendoci più parte liquida, evapora e lascia un effetto anche un po' strano, un po' diverso, quindi viene a perdersi la capacità coprente, il tratto su alcune carte tende ad allargarsi, perché comunque la composizione vi ho già spiegato com'è, e quindi anche questo non me lo fa desiderare particolarmente.
Dal punto di vista della caratteristica del passaggio della carta, anche qui va effettivamente parametrato alla grammatura, ma soprattutto alla fittezza della trama della carta, perché è un inchiostro che su alcune carte passa. Su alcune carte anche la distribuzione capillare della superficie è abbastanza evidente, non che arrivi allo spiumaggio, in alcuni casi sì, ma lo attribuisco più alla carta, non che arrivi allo spiumaggio, ma che il tratto si allarghi un pochettino, quel termine spatasciato che ho usato prima, che non è propriamente accademico ma spero renda l'idea, fa comprendere che la gradazione nominale sul pennino che adottiamo con questo inchiostro a volte viene un po' a perdersi, il tratto si allarga, come per esempio in questo tratto della Pelican che stiamo vedendo adesso. Insomma, lo consiglio più su pennini fini, anche su un pennino medio. L'ho provato con una Nettuno ad esempio e lì si è comportato davvero molto bene, però cercate di intercettare anche una carta che possa trattenere, che possa andare d'accordo con questo colore, con questa tinta. Il test sulla carta Rhodia Uniblank mette in risalto né più né meno di quello che ho testato sui blocchi precedenti, e cioè anche una bella tonalità di viola che però si spegne presto, diventa opaco, insomma è spento, usando questo termine, decisamente più a suo agio con un pennino fine che quindi possa contenere in un tratto sottile tutte le caratteristiche dell'inchiostro, piuttosto che su un pennino più largo con il quale cominci a emergere, ve l'ho detto, qualche problemino di spiumaggio, e far spiumare la Rhodia è già una bella impresa, o comunque di diffusione capillare che va a slabbrare il tratto. Lo vediamo molto bene con queste immagini della Pelican 140, con un pennino che non è appunto, diciamolo, qualcuno chi lo ha elaborato per metterlo sul mercato del vintage non è stato certo un grande artista. Lo ritrovo invece migliore nel tratto fine che ho provato per esempio con il pennino Pilot ad intinzione, dove ancora una volta ritrovo il tratto. Non passa la carta Rhodia, a meno invece in corrispondenza del pennino large, del pennino di questo B e della Pelican, e allora qui invece passa pesantemente il foglio, un inchiostro, ecco, che va tenuto presente anche l'aspetto di questa problematica. Non è resistente all'acqua, insomma non credo sia una novità, dato che vi ho già spiegato che tipo di formulazione possiede. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video se vorrete essere con me. Saluti inchiostrati.